Oggi vediamo come fare l'effetto denim con i pantoni in questo video. Libera la tua creatività. Impara con me il fashion design e il tuo sogno prende vita. Ciao, sono Patrizia. In questo video ti faccio vedere come realizzare l'effetto denim o jeans solo usando i pantoni. Perché dico così? Perché ci sono diversi modi per fare il denim, realizzarlo come figurino. Io l'ho fatto anche con i pennarelli acquerellabili, ti metto il link in descrizione. Normalmente si utilizzano anche insieme ai pantoni anche le matite colorate acquerellabili. In questo video però io ho voluto proprio fare l'effetto denim solo con i pantoni. Come si fa? Si fa che si utilizzano le varie tonalità di azzurro e poi con un pennarello, un pantone nelle tonalità di grigio chiaro, con la punta fine vai a fare delle linee che rappresentano la trama del denim. Quindi l'effetto di denim della trama diagonale del denim tu lo dai con la punta fine dopo che hai fatto tutte le varie sfumature, pantone grigio chiaro. Detto questo, ho utilizzato volutamente dei fogli F4 Fabriano lisci da 220 grammi. Per quelle di voi che non hanno i fogli a posto per i marker, cerco di fare anche dei video. Il problema dei fogli che non sono per i marker è che tu non hai finito di dare il colore che è asciutto e quindi non riesci a sfumarlo perché la carta lo assorbe subito. Quindi se vuoi usare dei fogli che però devono essere lisci, devono essere dei cartoncini, perché assorbono le passate di colore, perché passerai tante volte, quindi ti serve un cartoncino, dovrai aiutarti con il blender. Quindi fogli non adatti ai pantoni ti conviene usare sarai obbligata a usare tanto blender per riuscire a sfumare. Comunque si fa, vedi il risultato e vedi tutto in questo video. Quello che ho voluto fare è un figurino un po' diverso. Come vedi è un figurino che ho preso da una rivista di moda, proprio da un servizio moda, quindi la posa non è la classica da sfilata. Questo è voluto, infatti poi intorno ci ho fatto la sua ambientazione della foto. Questo perché? Perché come vedi sulla mia scrivania ci sono sempre un sacco di riviste di moda. Questo perché nelle aziende di abbigliamento, io ho lavorato tanti anni in aziende di abbigliamento, sia nell'ufficio stile in collaborazione con gli stilisti come stilista che come responsabile di collezione, quindi di sviluppo prodotto collezione, ti assicuro che è pieno di riviste. Abbiamo proprio pile di riviste di moda e ci sono dei servizi che sono davvero molto belli, ci sono delle foto di moda che sono strepitose, quindi ti consiglio di avere le riviste di moda sempre a mano, sono facili da reperire e ti permettono due cose: il primo, di essere sempre aggiornata. In questo caso a me piace molto Marie Claire e To Style, sono quelle che a me personalmente piacciono di più. Con questo tipo di riviste facili da procurare, poi tu hai la possibilità di essere sì aggiornata, però nelle aziende d'abbigliamento che cosa si fa? Vedo la foto che mi piace, esempio a caso, strappo la pagina dalla rivista e poi prendo questa foto e me la punto nel tabellone dove ho tutte le ispirazioni. Quindi la parte cartacea, quando progetti la collezione, c'è sempre, quindi le riviste di moda ti servono, procuratele. E anche l'idea che volevo darti in questo video, oltre a farti vedere come fare il denim solo coi pantoni, è quella di fare magari dei figurini che sono tipo servizio di moda e non tipo sfilata. Non so se più o meno hai capito, è una differenza molto evidente perché non è una posa da sfilata questa, però ti fa un figurino un po' diverso. Se tu vuoi fare un mood board un po' diverso dal solito, potresti fare i tuoi figurini con le tue creazioni prendendo ispirazioni da dei servizi di moda e presentare un mood board che sembra un servizio di moda. Può essere un'idea perché rende il mood board molto più dinamico, un po' diverso dal solito, e poi saper disegnare la posa anche in modi diversi
ti aiuta anche proprio per imparare a disegnare. Quindi se ti piace questo video fammelo sapere mettendo un like. Noi ci vediamo tutte le settimane su YouTube, quindi iscriviti e clicca sulla campanella così ti avvisa e non ti perdi nessun contenuto. E noi ci vediamo anche la prossima settimana e quella dopo ancora. Un grande saluto da Patrizia Patò 74, ciao!
faccio vedere che cosa ho usato. Questi 3 li ho usati per fare i capelli, questi 4 li ho utilizzati per fare la pelle, tutte le tonalità dei grigi più il nero per fare la maglia. Questi sono i toni che ho utilizzato per fare il denim e poi ci ho passato anche con un po' di grigio chiaro. Quando mi serviva per fare le sfumature ho usato il blender. Adesso andiamo avanti, andrò a fare tutte le rifiniture del caso perché qui è la base. Vediamo l'ultima parte del video con i particolari di rifinitura che farò con un pennarello punta fine. Adesso vedo un attimino quali colori utilizzare. Bene, questo è il risultato finale, spero che il video ti sia piaciuto, scrivimi nei commenti cosa ne pensi, ti aspetto per il prossimo video, un grande saluto da Patrizia Patò74, ciao ciao!